Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi proseguiamo con una serie iniziata qualche mese fa, facendoti scoprire altri 10 gruppi meritevoli che probabilmente non conosci. Come avevamo già annunciato nella prima top 10, band grandiosi che probabilmente non conosci, uscita qualche mese fa, e se ti interessa la puoi recuperare a questo link, quel video non sarebbe stato uno one shot. Dopotutto là fuori ci sono così tante band metal sconosciute ma meritevoli che di classifiche simili ne potremmo tirar fuori a decine. E così eccoci qui per il secondo appuntamento della serie. Senza farla troppo lunga, anche in questa top 10 useremo i criteri utilizzati nella precedente. Oltre a escludere le band con un solo album ancora attive, per l'impossibilità di valutarne la carriera in toto, l'ordine con cui sono organizzate le posizioni rispetta il rapporto qualità-anonimato. Meno un gruppo è conosciuto e più l'abbiamo piazzato in alto in classifica. Tuttavia, per la posizione conta anche la qualità musicale dell'ensemble in questione. E come l'altra volta, è ovvio che abbiamo giudicato quest'ultima seguendo solo i nostri personalissimi gusti. Oltre a questo, non ci rimane che il solito annuncio. Se non hai tempo di goderti l'intera top 10 o preferisci tagliare corto, puoi usufruire della solita playlist dedicata. Come l'altra volta, contiene uno dei brani più validi di ognuno dei gruppi citati in classifica. Al solito, puoi trovarla qua sopra, in descrizione o alla fine del video. Detto questo, via alla presentazione di questi nuovi 10 gruppi. All'ultimo dei 10 posti abbiamo piazzato una band che forse qualche amante di power o progressive metal potrebbe conoscere, gli Wuthering Heights. In effetti, per un certo periodo di tempo, questa band danese ha conosciuto un po' di fama tra i fan del genere, per poi sparire nel nulla dopo il quinto full-length Salt nel 2010. Di fatto oggi sono quasi dimenticati ed è un vero peccato, considerando quanto la loro musica fosse valida. Gran parte dei citati 5 dischi sono dei veri capolavori di originalità e sostanza, tra prog, power e un bel tocco folk. Al nono posto c'è un gruppo forse anche più famoso del precedente, avendo pubblicato con un'etichetta non così underground come The End Records. Parliamo dei Giant Squid, o almeno sono famosi all'estero ed è probabile raggiungano il picco di popolarità in madrepatria. In Italia invece è difficile dire se oltre a noi di Heavy Metal Heaven qualcun altro li conosca. Un vero peccato peraltro, il loro doom post-metal non farà gridare al miracolo, ma risulta comunque interessante, personale e di certo merita attenzione. Anche per il gruppo in ottava piazza vale lo stesso discorso dei Giant Squid, ma la situazione è molto peggiore, visto che i Baphomet's Blood provengono dal sud delle Marche. È triste sapere che lo stesso gruppo protagonista addirittura di un tour da headliner negli Stati Uniti, qui da noi è conosciuto solo da pochi. Forse non saranno la band più valida del mondo, né la più originale, col loro suono ignorante che si colloca da qualche parte tra Thrash, Venom e Motorhead. Tuttavia i 4 album e il resto tra demo ed EP pubblicati tra 2003 e 2019, anno in cui sono andati in pausa, rimangono davvero di grande intrattenimento. Per la settima posizione ci spostiamo in uno stato come l'India, che magari può non ispirare molto in ambito metal, ma che in questi ultimi anni ha visto fiorire una sua scena molto valida, quella a cui appartengono i Beaver Sea. Avevamo scelto il loro esordio omonimo per la nostra prima retrospettiva underground, che trovi sempre qui in alto, e non possiamo che ribadire quanto detto allora. Per quanto non originale né da urlo, il loro stoner doom metal è comunque godibilissimo e non banale. Nel metal di oggi è già abbastanza per risultare interessante. Con la sesta posizione torniamo al power metal scandinavo con gli Wits, side project degli svedesi Nostradamus, che già di loro non sono mai stati famosissimi. Questo progetto poi è davvero sconosciuto, un vero peccato considerando il suono a tinte dark del loro unico, ispiratissimo album Shattered Mind Therapy del 2004. Seppur neanche in questo caso ci sia da gridare al miracolo, si tratta di un lavoro ottimo, con alcuni pezzi davvero grandiosi e un'originalità forte che spicca, specie all'interno di un genere che spesso non fa che clonare se stesso. In quinta posizione viriamo con forza verso l'estremo, coi Selva, band lombarda, autrice di un post-black metal caotico, pieno di influssi e molto affascinante. Quando ci è capitato di incontrarli grazie a Heavy Metal Heaven abbiamo sempre apprezzato la loro musica. Non è certo immediata, ma dopo le decine di ascolti necessari ci si rende conto di quanto sia valida e anche di quanto di più la band meriterebbe in fatto di fama tra gli appassionati del genere.
Ai piedi del podio ci spostiamo dalla parte opposta d'Italia. Provengono da Catania gli Hunted, band autrice di uno stoner doom non troppo avanguardistico ma personale. Sarà la voce di Cristina Chimirri o la cura per l'oscurità delle atmosfere. Di sicuro il loro suono si rivela di altissima qualità e finisce solo quarto, anche se forse meritava qualcosa in più, perché al contrario di buona parte delle band in classifica, i siciliani sono ancora attivi e chissà che la loro bravura non li possa portare ad avere un po' più di riconoscimento. Tra nord e sud Italia non poteva mancare il centro. Sul gradino più basso di un podio tutto dominato da band da un solo album, prima dello scioglimento, si piazzano così i Massive Blast da Guidonia a Montecelio, in provincia di Roma. Autori di un groove metal melodico, dalle molte sfaccettature, sono tra le band più dimenticate in classifica, probabilmente la meno conosciuta in assoluto. Se li abbiamo messi solo al terzo posto è perché il loro unico album, One More Reason to Kill, seppur ottimo, non è grandioso come quelli delle altre band che la superano. A parte questo, però, dubito che qualcuno, al di là dei membri e di qualche loro amico, ricordi che questa band è esistita. Purtroppo, aggiungeremmo, visto quanto la loro musica è apprezzabile. Rimaniamo sempre col groove metal e sempre in centro Italia, anche per la medaglia d'argento. Sia nel suono che nella provenienza, però, gli Umbri Morgana si differenziano dai Massive Blast. Il loro è un groove metal rabbioso, contaminato da deathcore in una versione più feroce dei Lamb of God. Soprattutto, però, questo gruppo di Gubbio brilla per l'ispirazione. È davvero un peccato che non si abbia più notizie di loro da 2016, visto che l'esordio Rebellion, anch'esso ha avuto una retrospettiva underground celebrativa, come sempre recuperabile qua su, è un gioiello tanto bello quanto dimenticato. Anche la band al primo posto è riuscita, con un solo full length pubblicato, a farsi rimpiangere, specie visto che il suo scioglimento è stato ufficiale, invece che sottinteso. Per il primo posto di questa seconda tornata di band misconosciute, ma valide e meriterebbero più fama, abbiamo scelto i Funerary. Band dell'Arizona, come i suoi compagni di podio, ha pubblicato un solo full length. E che full length! Starless Iron splende non solo per la brillante maniera in cui gli americani hanno saputo coniugare sludge e funeral doom metal, ma anche per il magnifico abisso nero assoluto di puro nichilismo e disperazione che riesce a trascinarti. L'unica speranza che si può avere davanti a esso è quella che prima o poi i membri decidano di riunire il gruppo. Per stavolta è tutto. Conoscevi qualcuno di questi gruppi? E ne hai qualcuno da consigliarci per i prossimi episodi della serie? Facci sapere nei commenti. E in ogni caso, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a mettere like, a condividerlo e ad ascoltare la playlist dedicata. Puoi anche iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo. Infine, seguici su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!